Fuori di Mario Martone è un ottimo film realizzato in maniera anticonvenzionale, come fanno molti registi italiani ed europei, quindi al di fuori di quegli schemi classici e bambineschi del cinema americano, più che altro sempre orientato al personaggio col mitra e allo scontro finale del bene e del male. No, al contrario, qui Martone toglie un po' tutti i conflitti classici del cinema, tutto quello che ci aspetteremmo da un film, i drammi, i pianti, lo scontro tra i personaggi che c'è, però è tutto raccontato in maniera molto realistica, molto non direi minimale, in maniera molto controllata, ecco, molto realistica appunto, e senza mai esagerare. E proprio per questo il film convince parecchio, è un ottimo film perché si ha l'impressione di entrare in un pezzo di vita di Goliarda Sapienza, interpretata da Valeria Golino, e dei suoi personaggi, delle sue amiche di prigione, Matilda, interpretata da Matilda De Angelis ed Elodie. Le attrici sono tutte e tre molto brave, ma in particolare a me è piaciuta molto Matilda De Angelis, che interpreta, forse sarà il suo personaggio, e spicca in modo particolare perché è un personaggio, insomma, di quei personaggi, non so se posso dire memorabile, ma forse sì, perché ho visto il film un po' di giorni fa e sinceramente ancora ho ben chiaro in mente il personaggio di Matilda De Angelis, questa donna, come dire, probabilmente posseduta da qualcosa, da una forza autodistruttiva che la porta nello stesso tempo a essere così schietta, così sincera, così interessante come personaggio, fuori dalle righe, fuori dalla società, completamente ribelle, ma nello stesso tempo la porta anche in questo vortice di autodistruzione, anche in questo modo di vivere la sua amicizia con Goliarda Sapienza in maniera strana, particolare, contraddittoria. Il film ci trasporta dentro il mondo di Roma di quegli anni e dentro anche l'esperienza del carcere femminile, e qui forse è il punto più forte del film, come racconta questa parte del film, che è una parte consistente, quasi la metà, questa parte che riguarda il carcere femminile. E raramente mi è capitato di vedere un film dove il carcere femminile è raccontato in questo modo così umano, così realistico, e nello stesso tempo anche cinematografico dal punto di vista delle inquadrature, dei personaggi. Non vorrei far pensare che sia una specie di documentario, è tutto molto cinematografico, tutto molto visivo. Però il carcere in questa maniera, il carcere femminile in questa maniera, io non l'avevo mai visto raccontato così in un film. Quindi come si creano le amicizie, come si vive la cella e le inimicizie con questi appunto personaggi femminili de borgata, così violenti, con una appunto all'inizio della sua esperienza goliarda si mette a fare a botte nel cortile perché viene insultata, viene bullizzata da questa
donna rozza coi capelli corti che l'ha presa di mira. Insomma, tante storie nel carcere femminile con volti, ritratti, inquadrature che veramente colpiscono, e di questo bisogna dare atto al regista e alla sua capacità di orchestrare le storie, di creare le immagini e anche molto di dirigere i personaggi, perché qui, oltre alle tre bravissime attrici protagoniste, tutte impeccabili, ma ripeto, per me quella che spicca di più è Matilda De Angelis. Bisogna dire che anche tutti i personaggi secondari sono diretti in maniera ottimale, in maniera perfetta, e non ci sono affatto momenti in cui non si crede ai personaggi o cui sembra di essere dentro una finzione cinematografica o le battute vengono dette in modo telefonato. No, la direzione degli attori è molto ben fatta. E poi la seconda parte del film racconta, cioè in realtà il film è un continuo di flashback dal carcere che tornano nella vita reale, quindi è un continuo uscire ed entrare dal carcere con dei salti temporali che ci fanno vedere in parallelo i motivi per cui Goliarda Sapienza è andata in carcere, poi come è uscita, come è continuata l'amicizia di queste tre donne dopo che sono uscite dal carcere. L'unica pecca forse ricorrente del film è che verso il finale si incomincia a sentire un po' troppo l'emotività di come è raccontata la storia, cioè Martone punta tutto sul lato emotivo di questa storia, sul lato anche quasi emotivo ma anche morboso, su questi forti legami umani, sulle relazioni, però verso la fine questo fa sentire anche il suo peso, e anche non poco, perché è vero che si tratta di una storia femminile e quindi per raccontare le donne bisogna dare più importanza alle emozioni, però verso la fine del film, soprattutto per il personaggio di Matilda De Angelis, per la relazione con Goliarda Sapienza, questo ripetersi del loro legame, del loro affetto contraddittorio, anche conflittuale, sembra un po' isolarsi dal mondo. Ecco, ci manca forse uno sguardo un po' più oggettivo che ci fa prendere coscienza di un'epoca, di quel mondo che sicuramente c'è, ed è raccontato benissimo, come per esempio la gioielleria ristrutturata per rifarsi una vita di Elodie uscito dal carcere al Prenestino in via dell'Acqua Bulicante, bellissima sequenza. Però ecco, verso la fine si fa un po' di fatica a seguire queste scene che sono già state elargite generosamente prima, emotive di questa amicizia, che sicuramente però è il fulcro di tutta la narrazione. Quindi è una bella storia di amicizia femminile, e un ottimo film che si stacca completamente dai canoni del 90% di quello che vediamo in sala, ma che se continua a essere fatto significa che ha un pubblico, e questo sinceramente è molto preoccupante. E quindi le solite pistole, il solito orrore, la guerra e tutte queste americanate qua di cui l'ultima, quella di Mel Gibson, un regista insomma che ha fatto anche film veramente strepitosi come Apocalipto, e si è ridotto a fare questa roba, e insomma sembra che se non ci sia l'ingrediente dello psicopatico, della violenza
della perversione, del sesso. Sembra che il film non si possa proprio fare, cioè probabilmente questi registi americani non trovano proprio il budget, a parte qualche eccezione, insomma, tipo Wes Anderson, che tra parentesi fa dei film che a me nella maggior parte dei casi li trovo piuttosto stucchevoli e piuttosto imprigionati dentro una concezione estetica, visiva, ma non riesco davvero a spiegarmi il successo di Wes Anderson, che secondo me è un successo costruito a tavolino. Però a parte questo, appunto, si vede che in Italia, nonostante non sia più il cinema italiano di una volta, insomma, siamo veramente ridotti ai minimi termini dai tempi dei grandi registi italiani, però la visione del mondo di noi italiani ed europei è diversa, insomma, e in rari casi c'è la capacità, come in questo di film di Martone, di raccontare un film, di raccontare una storia in maniera veramente vera, veramente che funziona per entrare dentro le storie realmente accadute come questa, ma che è anche la capacità di non girare le scene con la solita ricetta, perché questi film di cui stavo parlando prima sembrano girati da un unico regista, da un unico algoritmo, oserei dire, cioè gli ingredienti sono sempre gli stessi e anche il modo di dirigere gli attori è sempre lo stesso, più o meno bravi, più o meno di sottrazione o meno, ma lo schema è quello, cioè lo schema è quello che si vede che tu stai facendo un film, che tu vuoi portare il conflitto all'estremo e poi gli ingredienti sono sempre quelli. E qui invece ci sono delle sfumature nei personaggi, nel modo in cui sono diretti gli attori, che insomma non possono che lasciare gradevolmente sorpresi, perché a parte questa propensione di questo film a voler sempre sottolineare, rimarcare, ritornare sul legame emotivo, sulla parte emotiva della vicenda, è un film che lascia il segno per entrare in uno spaccato di vita, di un'epoca, per entrare proprio nell'anima di questo personaggio. E il montaggio, aggiungo infine, e le musiche non sono mai utilizzati come, diciamo, la formula, la ricetta tipica del cinema americano e non solo ci vorrebbe abituare. Quindi è un modo di montare il film che io ho trovato assolutamente eh, godibile, ma anche da regista l'ho trovato mai banale, mai ben fatto, cioè proprio con la consapevolezza di sapere cos'è la temporalità di un film, cioè quando si sta su un'inquadratura del personaggio che sta telefonando, l'inquadratura dura perché può durare, perché il conflitto non è dentro il montaggio, la velocità, il ritmo del film non è data dalla quantità di tagli come pensano alcuni bipedi, non so come, come definirli, che fanno film, ma è data dalla forza, dal magnetismo, dalla vicenda, dall'energia che in quel momento scorre dentro l'inquadratura e dentro il personaggio. E anche la musica non è invadente, è utilizzata in maniera
piacevole, con questi brani che iniziano e finiscono quando non te l'aspetti, quando appunto c'è bisogno di dare uno stile, una forma, una personalità in più al film, si accendono questi brani musicali messi in maniera perfetta. E quindi sì, un ottimo film. Avevo già visto il film su Goliarda Sapienza di Netflix, che era anche un qualcosa che si poteva vedere, insomma, ma non si avvicinava minimamente a questo.